The end of the world, as one American said, we're dead a long time. So it's worth thinking about it and making sure that the long time in question is well spent. If one looks at the Gospel, one is puzzled by the very large amount of times the Lord actually does speak clearly about the beyond and what inhabits it. In very graphic terms, typically Judaic, he talks about wailing and gnashing of teeth, about the outer darkness, and as in this Gospel today, about the devil, about being put in the fire, about, therefore, not making it for a long time. We, of course, we know better, and have managed to cancel this completely from the equation. Oh, as though our thought had one iota of influence over what is on the other side. Apparently, most of those who are now in the wrong place on the other side didn't believe it existed. It's come out of exorcism that that's precisely why the devil makes sure there is a great conspiracy of silence. The less it's talked about, the more it happily fills up. There is actually, in our time, not less but more with regard to hints coming from the other side. We have the puzzling frontier where things sometimes happen. The deaths of people who have given themselves to Satan. One thinks, for instance, of what happened at the death of Anton LaVey, the founder of the Church of Satan. As he was petering out, rather than going to great glory to meet the king that he had served, he began to see things, and the person next to him admitted what had happened. Oh my, there's something terribly wrong. Something terribly, terribly wrong. And on went his soul. In the 80s, it was around 1983, there was a strange competition between the Russians and the Americans. It was both upwards to the stars and downwards to the depths. The Americans carried on in the upward thrust and got the victory through intelligence. Star Wars. But they didn't have quite the same interest in the downward thrust. However, the Russians were keen on getting that victory, and they were trying to get as far as could be into the crust of the earth, further down than any man had ever gone. And so they had these, for the time, very powerful instruments and very well executed with regard to what could happen into penetrating the very depths and bowels of the earth. And they also had recording instruments to pick up what would be probably the movements down there of the tectonic plates. And so they went down, and the drill went down and down and down and down in Siberia until at a certain point it ceased to find resistance. Therefore it got to the point where matter was ceasing to be and turning into hot liquid. And at that point, of course, it span very quickly around, when it went round with no resistance, and the recording was carrying on. And of course, at that point, because it was getting into red hot heat, the instruments could only cope for a few seconds with what was going on there before becoming molten.
But they did therefore have the first 30 seconds of what was being picked up by these sensitive instruments. And what was it? Wails and groans, howling, precisely wailing and gnashing of teeth. They had found what was down there. Hell. The word abyss means no bottom, abyssos, bottomless. And it was commanded, of course, by the authorities in the Soviet Union that this should not be known. It was to be kept ultra secret. But it leaked out, and it was true. We have the admission of the atheists themselves. We also have, in our day, quite a few testimonies of people who have been there and back through medical skill, death, near-death experience. The likes of Howard Storm is a very good one. He's to be found on YouTube. Very interesting testimonies, what is actually down there. And so, for the soul that has gone on, 1 second after leaving the envelope of the body, it's no longer a question of poking fun with medieval beliefs and fairy tales, old-fashioned ways of thinking. At that point, one is no longer, and for the first time actually, one is no longer in control. One is controlled by other forces. And there, all one can do is recognize one's truth. What we call our come-uppance. And there, it's no longer cool to be cool about the things of the beyond. The things of the beyond are sometimes not as cool as we think. Questo Vangelo ci fa pensare alla realtà ultima, che è la sola. In questa vita le anime sofisticate del nostro tempo prendono in giro queste storie di diavoli, di inferno, anche di giudizio stesso. La prova è che durante i funerali si parla solo del cielo, anche il sacerdote beatifica la persona qualsiasi, è automatico la gloria, si pensa. Ma il Vangelo ci mette in guardia, non lo è. Così il Signore parla di tenebre, di esclusione, di fuoco pure, di angeli cattivi. Vuol dire che sta mettendo in guardia contro questa presunzione. E forse sarebbe il demonio stesso a ispirare gli intellettuali del nostro tempo a prendere in giro l'aldilà. In esorcismo abbiamo saputo che il demonio stesso ha fabbricato questa congiura di silenzio, perché meno se ne parla, più l'altro luogo si riempie. Apriamo la messa per gli anime del purgatorio. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Sono di restare accanto a te. Sono ricca solamente dell'amore che mi dai.
per quelli che non l'hanno avuto mai. Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la mia strada, la tua strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con le mani nelle tue camminerò. Con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operando nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito Elevato ai nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui ha creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti il popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'Universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna
viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e disse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci messi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati alla speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, e con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Alleluia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.
Anima mia, benedici il Signore, non dimenticare tanti suoi benefici. Sangue di Cristo. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite misas. Deo gratias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve, a te clamamus, exurex filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale, etia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes